Ciao e benvenuto o benvenuta in questa ulteriore lezione della sezione sul sistema dei permessi in cui andiamo avanti su questo argomento condivisione di documenti con utenti esterni. E in questa lezione vedremo questi due punti, quindi la gestione degli accessi in generale, quindi la gestione degli accessi in modo specifico e poi l'accesso ristretto al sito per gli utenti esterni, cioè i guest da Outlook, come vedremo. Quindi riparto dalle diapositive perché faccio vedere soltanto questa, poi Outlook andremo direttamente su SharePoint. Riparto da qui perché volevo far vedere contemporaneamente la situazione a cui ci troviamo di fronte cliccando su questi pulsantini qua che ci si aprono cliccando sulla i in alto a destra nel sito SharePoint, come andremo a fare tra poco. E potremo vedere le persone con cui abbiamo condiviso alcune cose del nostro sito SharePoint. Noi l'abbiamo fatto relativamente alla cartella fatture clienti e fornitori, quindi posizionandoci mettendo la spunta nella lista fatture clienti e fornitori nella lista documenti, cliccando sulla i ci si apre lo stato degli accessi a questa cartella, quindi per appunto gestirli, revocarli, aumentarli. E quando ci si apre questo stato degli accessi possiamo vedere le persone che hanno accesso, i gruppi che hanno accesso e i collegamenti che abbiamo creato. E cosa ti volevo far vedere qui in contemporanea? Ti volevo far vedere che in queste tre parti ci sono alcune modificabili e altre no. Come puoi vedere qui, solo Mario Rossi è modificabile, l'ho scritto per metterlo in evidenza, perché qui su Roberto Rossi e su Cristina Bianchi non c'è l'icona della matita, quindi non si può cliccare per modificare. Ora vedremo perché. Lo stesso da quest'altra parte, si può modificare qui dove c'è l'icona della matita e qui per visitatori di corsi di formazione che possono soltanto visualizzare, lo potrei portare a può modificare, ma per quanto riguarda i membri di proprietari di corsi di formazione, i membri di Cardiology Congress, i proprietari di corsi di formazione, qui non è possibile escludere queste persone dall'accesso, mentre per quanto riguarda l'accesso con il collegamento, quindi senza l'invio della mail, qui si può rimuovere in qualsiasi momento questo collegamento, quindi cliccheremo qui su collegamento, ci si apre la schermata della gestione degli accessi ai collegamenti e cliccando sul cestino potremo eliminare per sempre questo collegamento, quindi chiunque lo avrà non potrà più accedere. Perché di qua accade questa cosa? E ora andremo a fare le modifiche per far vedere come può non accadere in seguito e quindi come ribaltare la situazione che stai vedendo adesso. Accade questa cosa perché a monte vuol dire che lo SharePoint Administrator a questi soggetti, Roberto Rossi, Cristina Bianchi, o di qua per esempio a tutti i membri del sito del gruppo Office 365 Cardiology Congress e ai proprietari di corsi di formazione, ha fornito dei poteri superiori per i quali non si può revocare l'accesso alle cartelle. E quali poteri sono stati forniti a questi soggetti e a questi gruppi? Il potere di gestire la raccolta siti. È chiaro che se io ho il potere di gestire la raccolta siti, sotto ho il controllo totale di tutti i siti dell'account Office 365 e quindi ho il controllo completo anche di questo sito corsi di formazione all'interno del quale si trova la cartella fatture clienti e fornitori, non potrò andare a togliere questo potere a chi ha il controllo completo di tutti i siti dell'account Office 365. Ecco, mi faceva piacere che tu vedessi tutte queste tre situazioni in un'unica schermata per memorizzare. Quindi andiamo su SharePoint, andiamo a vedere, quindi noi ora torniamo in documenti, andiamo a selezionare quella cartella come hai visto nella diapositiva e poi andiamo a cliccare sulla i. A questo punto abbiamo lo stato degli accessi. Andiamo quindi a cliccare su Gestisci accesso e ci si apre una finestra da cui possiamo scegliere quelle tre opzioni che abbiamo visto nella diapositiva. Di default ci fa vedere le persone e come si può vedere Mario Rossi, io posso andare qui in modifica, modifica consentita, vedo le persone oltre Mario Rossi che fanno parte di questa condivisione, posso andare a dire
elimina Mario Rossi. Vuoi rimuovere l'accesso di Mario Rossi? Rimuovi e Mario Rossi a questo punto non potrà più accedere alla cartella fatture clienti e fornitori. Mentre Roberto Rossi, qui io clicco ma non succede niente, come per quest'altra persona sopra, William Davis, io clicco ma non succede niente. Abbiamo detto perché a queste persone nella parte delle impostazioni avanzate è stato dato il potere di amministratori della raccolta siti e quindi SharePoint impedisce che in un sito di cui loro sono amministratori e su cui hanno il controllo completo gli venga loro tolta la possibilità di accedere a una delle cartelle che fa parte di uno di questi siti. Quindi vediamo ora come si fa, vediamo anche, quindi abbiamo visto le persone, vediamo i gruppi. In questo caso nessun gruppo può essere rimosso, ora è cambiato qualcosa rispetto alla diapositiva perché ho fatto delle piccole variazioni, comunque ti volevo far vedere che nessun gruppo può essere rimosso da qui. I collegamenti invece li posso rimuovere in qualsiasi momento. Clicco sul cestino, questo collegamento non esiste più, ce l'avessero anche 1000 persone in mano, non potranno più accedere alla cartella. Quindi qui chiudiamo e andiamo a vedere perché questi tre gruppi Office 365, quindi i loro membri, non possono essere eliminati e non possono essere eliminate nemmeno queste tre persone. Quindi andiamo nelle impostazioni avanzate, autorizzazioni sito, impostazioni delle autorizzazioni avanzate, andiamo qui in amministratori raccolta siti e vediamo che Cristina Bianchi, Roberto Rossi, William Davis e tutti i membri di Cardiology Congress e i proprietari di corsi di formazione sono amministratori della raccolta siti, quindi non possono vedersi revocare il permesso di accedere a una cartella e quindi SharePoint ti impedisce di farlo. Proviamo ad eliminare William Davis dagli amministratori della raccolta siti, lo abbiamo eliminato, clicchiamo su OK, facciamo un refresh, quindi torniamo nel sito SharePoint, è già selezionata la nostra cartella fatture clienti e fornitori e possiamo cliccare qui su gestisci accesso e vedremo che a questo punto William Davis sarà scomparso dalla lista di coloro che hanno accesso alla cartella come persona. Ecco, c'è soltanto Roberto Rossi e Cristina Bianchi. Lo dico con certezza perché io so che, anzi andiamolo a vedere, so che William Davis non è membro di questo sito SharePoint e come vedi ci sono questi tre membri e questo ospite che io ho invitato da Outlook, cosa che vedremo tra poco. E avendo tolto a William Davis il potere di amministratore della raccolta siti, ovviamente lui non ha nessun potere all'interno di questo sito SharePoint corsi di formazione, quindi non può avere più accesso alla cartella fatture clienti e fornitori. Prima lo aveva e non era nemmeno eliminabile perché appunto era amministratore della raccolta siti. Quindi questo lo abbiamo visto e abbiamo visto anche quindi come interagiscono anche le funzioni superiori rispetto a funzioni inferiori che potrebbero essere voler date o tolte, perché se c'è una funzione superiore che è stata data dall'amministratore come quella di amministratore della raccolta dei siti, è chiaro che lo SharePoint Administrator non potrà andare a togliere a quella persona l'accesso ad una cartella di un sito SharePoint, perché il sito SharePoint fa parte della raccolta dei siti e l'amministratore a monte ha stabilito che quella persona deve avere il potere completo su tutta la raccolta dei siti e quindi in questo caso anche sul sito corsi di formazione. Quindi dicevo, un'ultima cosa è andare a vedere come invitare e aggiungere un utente guest attraverso Outlook. Quindi io clicco qui su membri, aggiungi membri e qui si può cliccare passa ad Outlook, quindi aggiungi membri del team a questo gruppo, per aggiungere guest all'esterno dell'organizzazione passa ad Outlook. Quindi clicchiamo qui, ci si apre Outlook direttamente su questo gruppo, perché in Outlook sono gestibili tutti i gruppi di cui io faccio parte. Ovviamente si apre il mio profilo Outlook, però si aprono anche tutti i gruppi, sono cliccabili anche tutti i gruppi di cui io faccio parte. La scheda
quella principale ovviamente si apre sul sito SharePoint da cui sono partito, perché è a quel sito che io voglio aggiungere un utente guest. Quindi da qui posso vedere i membri, ecco li abbiamo visti anche dall'altra parte, questi 3 come membri e questo come ospite che l'ho inserito per fare le diapositive. Quindi andiamo qui in membri, andiamo a aggiungi membro e andiamo a scrivere un indirizzo di posta elettronica. Questa volta scriverò studio consulenti lavoro xx@mail.com. A questo punto, presa la mail, vado ad aggiungere questa persona. Ovviamente questa persona, abbiamo visto nella sezione generale sull'amministrazione dell'account Office 365, ha già ricevuto una mail al suo account privato e avrà ricevuto le credenziali provvisorie per fare il primo accesso all'organizzazione. Abbiamo quindi visto anche questo blocco di argomenti e ti aspetto nella prossima lezione per vedere l'ultimo. Ciao!